Durante 3 años entrena Kung Fu. Después, los siguientes 3 años, el Kung Fu te entrenará a ti. Esta es una de las frases que rescatamos para presentar el nuevo invitado que tenemos en Disrupt Everything Podcast Series. Hoy tenemos también a Ana María, que es nuestra traductora, que nos va a echar una mano porque la entrevista es de castellano a italiano y de italiano a castellano. Luego habrán subtítulos en italiano y subtítulos en inglés. Debido a la eminencia y la importancia del invitado que tenemos hoy. Dovuto all'importanza e al prestigio dell'invitato che abbiamo qua. Xi Yanhui, el maestro. Gracias por estar aquí. Grazie per stare qui. Grazie a lei, sono molto contento di conoscere a lei. ¿Quién es muy agradecido de conocerla. ¿Quién es el maestro Xi Yanhui? Él nació en 1980 en China, en la provincia de Henan. Il maestro nacque nel 1980 in Cina, nella provincia di Henan. En 1989, a la edad de 9 años, comenzó a estudiar Kung Fu, Nell'89, all'età di 9 anni, Chan, meditación budista, meditazione Chan, y meditación tradicional china en el templo Shaolin. cinese nel tempio Shaolin. Y se convirtió en discípulo del venerable abad E diventò discepolo del venerabile abate Shi Yongqin. Shi Yongqin. Después de años de práctica, el maestro, Dopo anni di pratica, il maestro, y un duro entrenamiento a los Shaolin, siguiendo el método tradicional del templo, e un duro allenamento al metodo Shaolin, seguendo il metodo appunto tradizionale del tempio, el maestro se convirtió a la edad de 18 años il maestro all'età di 18 anni en un monje guerrero sobresaliendo en las formas de Kung Fu diventò Shaolin un monaco tradicional, guerriero, spiccando per le sue qualità nelle arti del Kung Fu, tanto con las manos desnudas como con Sí. armas tradicionales, sia senza armi che con le armi. pero también en Sanda y Qigong, E anche si distinse per il Sanda e il Qigong, donde también profundizó y practicó la medicina tradicional Shaolin, Chanyi, e nel tempio praticò anche la medicina tradizionale Chan, que combina los Shaolin. principios del sistema tradicional con el poder curativo de la meditación Chan. che combina come si dice, che combina la fusione del metodo tradizionale cinese e del metodo tradizionale Chan. Por lo tanto, la práctica y experiencia en las diversas técnicas para la salud del cuerpo es muy larga y muy profunda Per cui en el conocimiento del maestro. le tecniche che conosce il maestro sono tantissime riguardo alla cura e alla salute del corpo, Incluyendo acupresión, masajes, includendo acupuntura, digitopressione, massaggio, acupuntura, regulación del yin-yang, regolazione moxibustión, del yin, moxibustione, ventosas y farmacología china. farmacologia cinese. También el maestro está incluido en el pequeño grupo de monjes guerreros del templo Shaolin Il maestro sta incluso anche nel ristretto gruppo di monaci guerrieri del tempio Shaolin que realizan demostraciones de Kung Fu por todo el mundo che realizzano dimostrazioni di Kung Fu in tutto il mondo, y junto al venerable abad Shi Yongqin insieme al venerabile abate Shi Yongqin, ha permitido que haya podido estar en diferentes países y haya participado en numerosos espectáculos, ayudando a aumentar ha permesso di poter stare in diverse parti del mondo e spettacoli per poter con su habilidad y sabiduría el prestigio de esta tradición cultural milenaria. tramandare questa cultura millenaria. En 2010, el maestro fundó la asociación Shaolin Nel Quan Fa 2010 fondò l'associazione Shaolin Quan Fa para atraer a todos los fanáticos de la cultura Shaolin, Chan, Zen, per portare tutti gli appassionati della cultura Shaolin Chen, Wu, artes marciales, arti y Yi, marziali medicinas e anche la tradicional medicina china, tradizionale cina, a que
todas esas escuelas de artes marciales en Italia se afilien a la asociación y sigan el programa y el método del maestro che tutte Shi le Yanhui. associazioni si affilino a questa associazione del maestro Shi Yanhui. En 2013 el maestro firmó un acuerdo con la Fundación Santa Lucía, Nel 2013 firmò un accordo con la Fondazione Santa Lucia, Instituto de Hospitalización y Atención de Carácter Científico en Roma, istituto di ospedalizzazione scientifico in Roma, para tratar enfermedades Per tratar oncológicas enfermedades utilizando oncológicas. técnicas de mantenimiento de la salud Shaolin. utilizzando tecniche di mantenimento della salute Shaolin. Y en particular In Shaolin particolare, Qigong, Shaolin Qigong, que se llama I Ching Ching. che si chiama I Jijin. El maestro Il maestro ha escrito 2 libros. El ha primero, scritto 2 libri. Il primo, La Vía de la Medicina Shaolin. La via della medicina Shaolin. Al final, una síntesis entre la filosofía del budismo, las artes marciales y la medicina Al finale, una tradicional sintesi china tra la filosofia del templo buddismo, Shaolin. la medicina tradizionale cinese e le arti marziali. Y próximamente, entre octubre y noviembre, E prossimamente, tra ottobre e novembre, el maestro presenta su segundo libro, il maestro presenta il suo secondo libro, Shaolin Qigong, Shaolin Qigong, un libro sobre un libro el conocido en habla castellana Qigong, verdaderamente Shaolin. per mettere a conoscenza il mondo del Qigong. Normalmente, Shaolin. Estas entrevistas requieren una estructura y una mecánica y un Normalmente queste sistema interviste hanno una struttura, una meccanica, diferente un sistema differente, porque estamos Ana María, el maestro y yo, pero debido al gran valor optamos por hacerlo de esta forma, así tenemos castellano por un lado e italiano por otro. però si è deciso di farlo in questo modo, visto l'importanza dell'ospite, in maniera tale che lo abbiamo poi in più lingue. Y así el maestro se puede verdaderamente expresar con toda su sabiduría Così il maestro si può veramente esprimere con tutta la sua saggezza en el idioma italiano, in lingua italiana. porque la otra sería el chino, pero todavía no llegamos al chino. L'altra sarebbe il cinese, ma noi abbiamo un po' di difficoltà col cinese. Así que Così, después de toda esta gran presentación, dopo questa porque grande presentazione, con esto quiero decir que estamos ante un verdadero con questo voglio dire che maestro stiamo davanti a un Shaolin. vero maestro Shaolin. Y esto es importante porque ahora Questo è mismo importante perché ora, salen maestros sono Shaolin maestri debajo Shaolin de las piedras, da sotto le pietre. pero estamos aquí en el templo Siamo qui Shaolin nel tempio Shaolin con el maestro con il maestro Shi Yanhui haciendo un stage con il de maestro 12-15 días facendo uno stage di 15 giorni, di 19 giorni, que él mismo ha preparado junto con el templo Shaolin che lui stesso ha preparato in collaborazione col tempio Shaolin y que me ha permitido la oportunidad de poder estar aquí y hacer la entrevista. e che gli ha permesso l'opportunità di stare qui per fare questa intervista. Así que, sin más preámbulos, le damos de nuevo la bienvenida Così al che maestro. senza andare oltre diamo nuovamente il benvenuto al maestro. Gracias, maestro, y bienvenido. Grazie e benvenuto. Grazie a lei, grazie a lei, grazie Anna Maria, grazie Istra, sono molto contento di essere qui, stiamo insieme a chiacchierare per quanto riguarda della cultura Shaolin. Te da las gracias por tu disponibilidad de hacer la entrevista y a mí también. Y está muy feliz de poder hablar de la cultura Shaolin. Sin más lejos, vamos a ir a por la primera pregunta. Andiamo avanti con la prima domanda. Y la primera pregunta es la única pregunta que planteo y que repito a todos los invitados de este podcast, de estas entrevistas. Questa è la domanda che fa a tutti gli invitati del suo podcast. Y La es, prima. Ed è: ¿cuáles son quali los sono momentos clave i momenti chiave de su historia? della sua storia, maestro? Può ripetere? Quali sono i momenti chiave della sua storia, i momenti più importanti? ¿Cuáles son esos momentos? Io sono Shi Yanhui,
sono monaco Shaolin di 34esima generazione. Inizia 1989, inizia studio arti marziali e anche medicina tradizionale cinese, anche meditazione. Eh, En el 89 empieza el estudio de las artes marciales y también de la medicina china. 1998 ero 18 anni, diventato, entrato nel gruppo del guerrieri monaci, inizia a rappresentare i monaci a girare il mondo per diffondere la cultura Shaolin. En el 1989 empieza a ir por el mundo con todos los monjos Shaolin porque él es parte de los monjos guerreros, de un grupo de monjos. Monjes guerreros. Da 1998 fino al 2007 sono stato a tanti paesi, girato il mondo per diffondere la cultura Shaolin. Y hasta el 2007 fue por todo el mundo para difundir la cultura Shaolin. Nel 2008 mi ha incaricato dal mio maestro l'abate e mi ha mandato in Italia per diffondere la cultura Shaolin fino ad oggi. En el 2008 lo envió su maestro, el abate Xianxin, en Italia para la cultura Shaolin, para difundir la cultura difundir la Shaolin. cultura Shaolin. Nel 2010 ho costruito associazione, si chiama Shaolin Quanfa. En el 2010 constituyó la asociación que se llama Shaolin Xuanfa. Nel 2022 io ho costruito Centro Cultura Shaolin. Y en el 2022 construyó el Centro Cultura Shaolin. Appena arrivato in Italia, io ho avuto tanta difficoltà. La prima cosa, non c'è la lingua. Non riesco a capire gli italiani che parlano. La prima difficoltà. Ho iniziato a studiare con i miei allievi la lingua. Ho studiato la cultura italiana. El primer obstáculo que encontré fue la lengua, porque el italiano es bastante complicado para mí, y poco a poco empecé a estudiarlo con alumnos de Italia. Da inizio ho poco allievi, fino ad oggi ho allievi tutti in territori dell'Italia. En principio tenía poco allievo y poco a poco ahora tiene allievo discípulos en cada parte de Italia. Prima io insegno solo con movimenti, piano piano io anche con la lingua, piano piano e anche riesco a spiegare in profondo e anche scrivere libro. Ora sono molto contento, orgoglioso. En principio, él enseña con las manos, con los movimientos, porque tiene estas dificultades, y poco a poco va hablando y explicando y llega también en el profundo después de un tiempo. Il nostro centro, la sede, sta a Roma, però io ho costruito in tante città il corso medicina tradizionale cinese, a Torino, Milano e anche vicino a Milano, di Lugano e anche Bologna, Firenze, a Roma. Él
templo tiene su sitio principal en Roma, pero también tienes otro sitio en Milán, en Florencia, en Bologna y en Lugano, in Suiza. Mm. Sono molto contento e anche ho ricevuto tantissime interviste nel Rai, soprattutto Rai TG2. Allora ho stato tantissimo, sono molto contento in quello oggi che successo abbiamo fatto, però secondo me la strada è ancora molto lontana e quindi stiamo piano piano andando avanti. Spero che tutti appassionati di cultura Shaolin italiani un po' avvicinare alla nostra cultura e non solo con movimenti, imparare con movimenti e anche un po' a fare conferenza, sentire, parlare, quindi parlare, comprendere la filosofia, soprattutto la parte astratto. Entonces, dice que es bastante complicado y que la carretera que vamos percorriendo es bastante larga, pero poco a poco la vamos a percorrer, pero necesita tiempo. Y le gusta también hacer, como ha hecho ya en Italia, entrevista, porque fue a la RAI, y le hicieron una entrevista también para el libro y otras entrevistas. Pero poco a poco va adelante y es muy feliz. También si es un poco duro, claro. Una pregunta que deriva de ahí son dos preguntas en realidad. Due domande in realtà Desde este tema. Primero, di questo tema. ¿qué es lo más importante, qué es lo que más le ha marcado viajando por todo el mundo como guerrero Shaolin? ¿Cuál ha sido lo que más le ha marcado a él como persona? Sì, prima di tutto la cosa che il maestro l'ha segnata di più in giro per il mondo come guerriero Shaolin. Y la segunda, E la seconda, ¿por qué el abad le mandó a él a Italia? perché l'abate mandò lei in Italia. La prima domanda può ripetere? Sí, Sì, la primera pregunta, viajando durante tantos años viaggiando per tanti anni por el mundo viaggiando per tanti anni per il mondo como guerrero come Shaolin, guerriero ¿qué Shaolin, es lo que más le ha marcado o ha aprendido? quello che maggiormente lei maestro ha appreso, ha Impara da che cosa? imparato ciò che le è rimasto dentro maggiormente facendo questi viaggi Che- come guerriero Shaolin, che concluye- perché la diversità, intende dire la diversità culturale. Allora, c'è un italiano, si dice, ogni paese vai, usanza che trovi. Allora, quando io eravamo in girare il mondo a fare dimostrazioni, noi ho utilizzato modo di dimostrare movimento, tramite movimento fare le persone conoscere la cultura Shaolin. Allora, con oggi è molto diverso. E oggi io sto insegnando la cultura Shaolin. Secondo me, insegnare, la prima cosa, devi fare le persone conoscere la parte di teoria. Manca la parte teoria, solo la forma esterna non va bene. Solo la teoria non allena, non va bene. Secondo me bisogna sia la pratica parte anche la parte di teoria. Così piano piano crescere la salute mentale, fisico. Sí, el maestro dice que en cada país está una cultura diferente. Entonces, para intentar
que todo el mundo lo pueda entender bien, la primera cosa es entrenar todo, la mente, la forma y la teoría, más de todo, más la teoría en primero y después la práctica, porque si no tienes una buena teoría no puedes aprender la práctica, porque claro, cultura distinta, la cultura Shaolin es muy distinta dalla cultura di Occidente, entonces... Faccio un esempio. Quando eravamo fatto la dimostrazione, i movimenti, le persone mi piacciono, vogliono di imparare, allenare, non sanno da dove, come iniziare. Vedere noi muovere movimenti bello, molto arte, molto difficili, però vogliono di imparare, non sanno come iniziarlo. Per cui con oggi io gli insegno in Italia è molto diverso. Io insegno invece bisogna da inizia e piano piano un passo alla volta diventare di, ah, di avanzati. Ci vuole un percorso. Non può mettere troppo carne al fuoco. Per cui la prima eravamo fatto dimostrazioni, promuovere la cultura Shaolin. Oggi io gli insegno la cultura Shaolin, due cose diverse. Claro, está explicando que la cultura Shaolin es muy distinta, ¿no?, de la occidental. Entonces, mucha gente quiere aprender la forma porque ve los moncos que tienen una forma súper, pero no pueden tener ellos mismos esa forma porque no tienen la preparación. Entonces, él empieza con la teoría y poco a poco va adelante porque, claro, es una cultura distinta y él hoy en Italia quiere enseñar la cultura Shaolin. ¿Por qué le manda el abate, su maestro, a él a Italia? Sì, ha detto perché manda lei, maestro, l'abate in Italia? Perché ha scelto lei? Questo è la karma. Ese es el karma. Eh, Muy buena respuesta. ¿Cómo llega el maestro a la orden Shaolin y cómo cambia esto su vida? Come arriva lei, maestro, all'ordine dei monaci Shaolin e come questo cambia la sua vita all'età di 9 anni? Non ho capito Come bene. lei, maestro, decide di entrare nel tempio Shaolin all'età di 9 anni e come questo cambia la sua vita? Questa è anche la vita della mia karma. Esto también es la vida de su karma, es su karma, siempre lo mismo. Mi pregunta aquí es, ¿cómo, ¿qué decisión le lleva a él a entrar al templo? Che decisione per entrare al tempio? Che decisione è stata questa di entrare al tempio? Cosa le ha portato, maestro, a fare questa scelta? ero molto piccolo e quindi prima, appena inizia, non abitudine, nostalgia di casa, di genitori. Però genitori erano molto deciso io a studiare questa cultura. Allora, piano piano diventato di abitudine. Secondo ogni giorno di allena, ogni giorno impegna e piano piano con i miei confratelli siamo cresciuti nel Monster Shaolin e come adesso per me Monster Shaolin come la famiglia. Allora il mio maestro ha detto una parola, dice che allenare, studiare, dormire, mangiare. Mangiare, studiare, dormire. Nostro compito, 4 frasi. Mangiare, studiare, Mangiare, dormire. sì, mangiare, studiare.
a allenare, dormire. Entonces, en principio, cuando entró en el monasterio, tuve algún problema normal porque era muy pequeño, tenía 9 años y necesitaba la familia. En principio fue un poquito duro, pero la familia era muy convencida de lo que estaba haciendo y quería que él estaba en el monasterio. Entonces, poco a poco, la vida del monasterio empezó a diventar un'abitudine. Cada día entrenarse, a comer, y su maestro le dijo que 4 eran las cosas que tenían que hacer: comer, entrenarse, estudiar y Y dormir, dormir. y nada más. Y poco a poco estuve bien con los monjos o como hermanos. Ahora el monasterio es su familia. Mm. A raíz de esa pregunta, yo le quería preguntar que cuáles fueron, por ejemplo, para ti, cuáles fueron las 3 cosas, por ejemplo, las 3 cosas más duras pero más gratificantes entrenando y estudiando en el templo. Vuole sapere quali sono state le 3 cose più importanti. Por ejemplo, 3 cosas. Sì, 3 cose, 1, 2, quello che è, le più importanti durante Sí, l'allenamento al cuáles tempio. más duras Più pero dure, però gratificantes. più gratificanti. Non ho capito. Vuole sapere quali sono state le 3 cose o 2, quelle che insomma, più dure e più gratificanti, però che lei, maestro, ricorda con piacere. Quale argomento? Durante l'allenamento nel monastero. Eravamo, pensavamo, perché così duro, così duro. Quindi anche il nostro istruttore ci aveva picchiato per allenare, studiare. Eravamo non comprendendo bene, invece oggi abbiamo comprendo bene. Quando faccio dimostrazione, ho visto le persone apprezzano la nostra dimostrazione. Sono molto orgoglioso. Quando le persone, dolore, stare male, noi abbiamo utilizzato medicina tradizionale cinese, curarlo, alleviare il dolore, le persone mi ringraziano e sono molto felice, sono molto contento. Allora, en principio la cosa más dura era que para ellos, para todos, el entrenamiento era demasiado duro y no entendían por qué. Y poco a poco la cosa cambió y él se dio cuenta que todo esto lo llevó donde está ahora y a trabajar bien, y también hoy curó mucha gente con la medicina china. Y todo esto es un enseñamiento que le va a servir por toda su vida, porque también hoy entiende por qué fue tan duro. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos que el maestro encontró entre su vida en el templo y la vida en Roma? Le cose più complicate, le differenze più grandi tra la vita dentro il tempio e quando lei arrivò a Roma, maestro, con la cultura occidentale, questo rapporto. Nostra cultura, mentalità diverso, però ci sono le cose e anche comuni, tipo faccio un esempio, e quindi il nostro obiettivo, la salute molto importante. La Cina ce l'ha tanti mille storie dietro la schiena e anche in Italia ci sono tanti mille di storia. Cultura può essere diverso, mentalità può essere diverso, però ci sono le cose comuni e anche
la cosa spirito, astratto, uguale, comune. Entonces, la cultura es muy distinta, porque claro, son culturas totalmente distintas, pero al final tengono l'obiettivo in comune y también lo spirito astratto, intentar de llegar a un objetivo. Esto es igual, porque también uno puede tener otra cultura, otra manera de pensamiento, pero al final todos llegamos en el mismo camino. Anche il nostro problema comune. Faccio un esempio, dolori, nostra difficoltà, stress della mente comune. Noi ah, comunque possiamo usare diverso metodo per curarlo, però un obiettivo uguale, comune, quale? Per guarire. Claro, está diciendo que también antes me dijo que la medicina china tiene 1500 años de tradición y también la italiana tiene, tengo un modo distinto, pero al final el objetivo es único, la salud. La salud, entonces al final tenemos un objetivo igual. A raíz de ahí, hay una pregunta que para mí era muy importante y era que él, que es un maestro que él es un discípulo del abate, un verdadero maestro del templo Shaolin, ¿qué ventajas aporta la cultura Shaolin a la sociedad Eh, mundial? Sì, allora, visto che lei maestro è un discendente diretto un discepolo diretto dell'abate, Xinyang Hin, vuole sapere qual è cosa porta alla cultura occidentale, italiana in questo caso anche, Mundial. mondiale, con la sua conoscenza, che cosa riesce a trasmettere. La cultura Shaolin nasce in Cina centrale, monastero Shaolin, Songshan. Appartiene tutto il mondo. Noi vogliamo, tramite questo metodo, promuovere la cultura Shaolin. Si può avvicinare tutte le persone che hanno bisogno. Es que su objetivo es solamente que la difusión de la cultura Shaolin, porque nació en el centro de la China y el objetivo es de llevarla a todo el mundo para que la conozcan. ¿Y qué ventajas tiene la cultura Shaolin? Ah, cosa ha di tanto importante cosa ha di tanto importante la cultura Shaolin? Che vantaggi ha rispetto a un'altra cultura? La cultura Shaolin si chiama Chan, Wu, Yi, Yi. Chan, come italiano, chiamano Zen. Wu, arti marziali. Yi, medicina tradizionale cinese. Yi è arte. Tramite questi si può curare il nostro mentale e fisico. Si può cercare il nostro obiettivo più professionale, più una cosa bella. Es que la cultura Shaolin tienes el Chang, Wu, Yi y Ji. O sea, tiene estas cuatro cosas que son muy, muy importantes para ponerse bien en la vida, Que son que son meditación. meditación, medicina chino, arte marcial y filosofía budista. Al maestro, ¿cuál es el rasgo o cualidad suya, la cualidad o rasgo que más le ha servido a él La calidad, en su camino? già, chiede qual è la qualità, le tue capacità che ti sono servite maggiormente, che le sono servite maggiormente ¿Y por qué? nel suo cammino e perché.
Non ho capito bene. Vorrebbe sapere le sue qualità, maestro, che ha utilizzato durante questo cammino e quali sono e perché le sono servite tanto. Sorrito, Servite, servite, può cambiare una servite. parola? Sì, le sue capacità Mm. quali sono e che beneficio ha potuto ottenere dal sapere essere bravo in determinate cose. Ah, io non sono bravo, però io insegno quello che io ho imparato, quello che io so. Ah, tramite movimenti, insegnare le persone, allievi tramite allenamento, la forma e io mentre anche spiego la teoria. Piano piano la forma, tramite la forma è crescere nel dentro, nella mente, la sensazione spirituale. Per cui dice la forma non è importante, è invece l'interno che è importante. Che cos'è interno? Come la forma è un strumento, allenamento è un percorso. Accumulare è sia fisicamente capace di muovere e anche la sensazione aumentato. Questo si chiama il Kung Fu. La mia capacità è insegnare, eh, allenare i allievi, aiutare allievi a crescere. Su capacidad es solo enseñar a los discípulos a aprender y después que aprenden la forma, trabajan también en el interior. Así que la forma le va a servir a ellos para mejorar el espíritu. Esto es su cómpito principal. Muy, muy humilde, porque creo que cuando le has dicho, Molto umile. cuando eres bravo, ha dicho, yo no soy bravo, ¿no? Sí, no, yo no soy bravo, yo no soy bravo. Yo tengo una pregunta aquí, es, ¿cuáles son los grandes impedimentos o sesgos de la mentalidad occidental frente a la oriental? Chiede quali sono, secondo lei, i limiti della cultura occidentale rispetto a quella orientale. Quali sono i limiti Que él ha encontrado. che lei ha incontrato, ecco, le differenze. A due paesi sicuramente è la cultura diversa, mentalità diversa e anche tipo accedere, accedere un insegnamento diverso. Per cui io ho dovuto imparare lingua italiana e anche imparare, studiare la cultura d'Italia. Secondo me, volevo diffondere questa cultura. Prima devo imparare questa cultura. Io, la mia mentalità, devo unire la mentalità di italiano. Per cui io ho utilizzato un metodo come semplice. Imparare è molto facile tramite la spiegazione, tramite la mentalità di italiano. Così è molto più facile di insegnare. Come faccio l'esempio, come prima abbiamo parlato, nel 2007 prima eravamo girare il mondo, fare la dimostrazione. Le persone solo tramite i movimenti conoscere a noi, conoscere Shaolin Kung Fu. Però non sanno come iniziare a imparare. Invece adesso è diverso. Prima nostra difficoltà di allenare.
dimostrare. Oggi la difficoltà è studiare come insegnare agli allievi. Claro, está diciendo que las culturas son muy distintas. Entonces, lo que hizo, como llegó en Italia, fue aprender italiano y cultura italiana para poder entrenar bien la gente y hacer de modo de manera que las dos culturas se fundieron para que los discípulos puedan aprender su enseñanza, ¿no? Y, y esto es lo que está intentando hacer desde que está aquí. ¿Cuáles han sido sus principales maestros y al menos una cosa che haya aprendido de cada uno? Quali sono stati i suoi principali maestri e una cosa importante che ha imparato da ognuno dei due? Non ho capito, mi spiace. Quali sono stati i suoi principali maestri nel tempio Shaolin e una cosa molto importante che ha imparato da entrambi, ecco. Io ho avuto tanti istruttori. La mia più ricordo bene era maestro di ci hanno bastonato tanti. Es que tuve muchos enseñantes, pero lo que va a recordar mucho es que lo pegaban para entrenarse bien y hoy ya entiende el porqué. Y lo más importante antes era demostrar cómo eran ellos muy preparados. Ahora lo mejor es intentar explicar en Occidente cómo uno se puede entrenar y lo que puede aprender de la cultura Shaolin. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la lección de vida más reciente que el maestro se ha llevado de la vida? Chiede se c'è una lezione molto importante di vita recente, un qualcosa che lei maestro di recente ha imparato. Lezione quello che sta in Lezione di Italia, Italia o lezione quando che sto in Cina eravamo allenamento? No, adesso in Italia. Non ho capito bene e quindi mi può ripetere? Sì. Vorrebbe sapere una cosa molto importante, una lezione di vita sarebbe quando uno impara qualcosa da qualcuno. La cosa più importante che lei adesso ricorda, che ha recentemente qua in Italia ha appreso da qualcuno. Per me volevo studiare tipo italiano. Per me studiare una frase, studiare una parola, studiare un modo di dire, per me è come aprire una finestra. Él quiere aprender italiano, entonces estudiar italiano, hablarlo, escribirlo y tal, es como abrir una ventana. Es que le gusta. Es la lección de su vida esta. Così io conoscere di più e io riesco di spiegare di più, insegnare di più la profondo, la parte. Así, si tiene un conocimiento mejor del italiano, puede explicar mucho mejor y también entrenar mejor la gente que puede aprender lo que él está enseñando. Llegando a las preguntas finales, ¿cómo es una rutina habitual de su día? Questa è una domanda finale praticamente, Quedan dice 3-4 preguntas. 3 o 4 domande, niente più. Qual è la routine abituale della giornata, ossia cosa lei maestro fa sempre tutti i giorni? Io tutti i giorni che adesso ho scrivere programma di insegnare o io mi preparare di slide per il corso tipo medicina tradizionale cinese e anche per meditazione e anche devo avere il tempo per trattare
le persone, anche insegnare di Kung Fu, Qigong, meditazione. Todos los días se va a preparar todo lo que tiene que hacer, curso de medicina, curso de Kung Fu y todo, y también la medicina china hace tratamientos cada día, entonces todo lo que puedas cada día. Y meditación. Ci sono tante persone che mi hanno domandato: tu hai girato tutta Italia? Io dico di sì. Tu hai visitato tutta Italia? Io ho detto di no. Perché io ho girato tutta Italia, in diverso posto, solo per insegnare, per conferenza. Veramente non c'è lo tempo di girare. A tante città, stazioni, io solo conosco davanti, perfetto. Dietro la stazione già non conosco. Es que su trabajo lo lleva a ir por toda Italia y si le dicen, pues conoce toda Italia, dice, pues conozco Italia, pero el problema es que como trabaja, él dice que conoce la estación y ya lo que está alrededor ya no sabes lo que es, entonces no puede visitar porque no tiene tiempo. Le persone mi hanno domandato: tu non ce l'hai di domenica, sabato? E ho detto: il mio domenica, sabato peggio, che di solito esco fuori. E mi domandano: tu non c'è la vacanza, non c'è riposo? Secondo me, io stare con i miei allievi e quindi chiacchierare insieme, scambia cultura, bere il tè, per me è un bellissimo riposo. Entonces todos le preguntan, si no tienes descanso ni sábado ni domingo, porque siempre está fuera por cursos y no tiene un día para ti, ¿cómo puede estar bien no descansar? Y dice que su descanso es hablar con los aliados y tomar té con ellos y hablar de la cultura enfermos. china, sí, y hablar con ellos de la cultura china, y esto es su descanso. Le quería preguntar. No. Quería preguntarle que de todos los métodos de la medicina tradicional china que emplea, ¿cuál es el que mejor funciona o el que más emplea en todos los enfermos o en todas las personas que trata, perdón? Dice, per quanto riguarda la medicina cinese, qual è secondo lei il metodo più efficace che riesce più o meno a risolvere la maggior parte delle patologie? C'è il detto, si chiama libero niente dolore, blocca viene dolore. Quello libero, che significato? Che i nostri meridiani che circolano. Quando che meridiani che circolano è il nostro corpo sano. Quando blocca i nostri meridiani, allora viene dolore. Questo dolore è un modo di dire, non solo sensazione dolore. Questo dolore significa tutte le malattie, tutte le negative della salute, problema della salute. Quindi, medicina tradizionale cinese usa tanti metodi per liberare dove il nostro corpo è bloccato. Ok, está explicando que si los meridianos no son libres y están bloqueados en el cuerpo, se pueden crear muchas enfermedades. Entonces, lo importante que hace la medicina china solo es desbloquear los meridianos y con tratamientos distintos que él utiliza. ¿Cuál es según él, según su experiencia y cómo ve el mundo, qué hábito es imprescindible en el mundo que vivimos? Dice qual è un'abitudine molto importante che bisognerebbe tenere costantemente, giornalmente in questo mondo. A chi?
In genere. los oyentes, los espectadores, Mm, ¿Puedo repetir tu sì, domanda? o sea, en el mundo en el que vivimos, sì, según él, desde su propia experiencia y sabiduría, sì. ¿cuál sería un hábito imprescindible? È un po' difficile da spiegare l'abito imprescindibile. Allora, secondo lei, quale sarebbe un modo di comportarsi Vivere in questo bene. di vivere bene, sarebbe più o Ok. meno, sì. C'è il detto, parola, medicina tradizionale cinese dà molto importante, equilibrio. Quindi il nostro problema viene tutto da squilibrio. Alimentazione, movimento, se tutto sbagliato, troppa staticità, se tutto lavoro, manca esercizio, questo tutto può causare squilibrio. He dicho que todo puede causar desequilibrio en la vida de una persona, porque si tienes problema de salud o de alimentación o algo así, todo puede influir, Movimiento, deporte. movimientos y todo puede influir por su bienestar. Y todo esto es muy importante que tenga un... Questo argomento molto importante, molto interessante, facile domandare, difficile spiegare. Lo squilibrio, dinamismo, staticità. Le persone pensavano muovere movimenti e fa bene alla salute. Secondo la medicina tradizionale non è così. Porque es muy complicado explicarlo, porque dinamismo y estaticidad son dos cosas distintas y para el occidente dinamismo quiere decir muy bien, moverse mucho es muy bien, para la medicina china no, Mm. ya es muy distinto. Faccio un esempio tramite i miei pazienti. Un paziente, ginocchio, problema del menisco, dolore tanto. E anche la schiena. Quando lui è andato da me, allora spiega da me questo problema. Ho visto, io dico, ah, tu manca dinamismo. E lui non credeva. Entonces explica todo esto con un ejemplo. Un suo paciente fue a él que tenía un problema en la rodilla y también a la esquina. Y le dijo y el maestro le dijo que faltaba movimiento, dinamismo. Y él le dijo que tenía y se va bastante dinamismo. Perché lui ogni fine della weekend andare in montagna, cammina tanto, consumato menisco. Porque él cada fin de semana iba al monte a caminar y se consumó la rodilla, pero pensaba que caminar era lo mejor para él, pero no. Invece, io spiegando, non solo il suo ginocchio, è anche il suo lombare, perché anche lui cammina sulla lombare sempre ferma. Per cui ginocchio, troppo movimenti, consumato menisco. La sua lombare mai muove, manca movimento, per cui è anche dolore lombare. Y él explicó a este paciente que se consumó la rodilla caminando, porque al final no necesitaba de caminar porque se consumó la rodilla, pero tenía un problema al lumbare y el lumbare nunca lo iba a mover, entonces estaba mal, fatal. Per cui, secondo la medicina tradizionale cinese, se tu la parte troppo dinamismo, bisogna fare di meno riposare. La parte troppo staticità, bisogna muovere movimento. Per cui la medicina tradizionale cinese che parla movimento, esercizio e staticità, dinamismo, non quello che
che pensa occidentale. Claro, la medicina china y habla totalmente distinto de esto, del movimiento y de la staticidad. Y él explicó esto, donde está mucho dinamismo, demasiado dinamismo, tiene que estar un poco más de staticidad y al revés, porque si no se van a crear problemas de enfermedades. Llegando a las preguntas finales, son preguntas finales. ¿Cuál sería el mejor consejo sobre cómo llevar una buena vida que él le daría a cualquiera escuchando, viendo esta entrevista? Qual è il consiglio che lei maestro darebbe a chiunque per avere o tentare di avere una buona vita? Mantenere equilibrio. Tenere l'equilibrio. ¿Qué mensaje, como maestro Shaolin y con la misión de esparcir y expandir la cultura Shaolin, qué mensaje enviaría a todo el mundo? Che messaggio lei maestro adesso vuole inviare a tutto il mondo come portatore della diffusione della cultura Shaolin? Spero tramite diffondere la cultura Shaolin può aiutare tante persone del mondo a curare il loro di problema mentale, fisico, vicinare che hanno bisogno. Espera que con la transmisión de la cultura Shaolin puedas ayudar mucha gente a mejorar y curar, sanar la mente, el cuerpo. Y por último, ¿puede darnos una breve explicación o descripción de su próximo y nuevo libro? Può darci una veloce descrizione del suo nuovo libro? ¿Y por qué lo ha E escrito? perché lo ha scritto? Io ho scritto il secondo libro, si chiama Shaolin Qigong. È giusto, voglio le persone avvicinare la cultura Shaolin tramite questa cultura può curare la salute mentale e fisica. Escribió este libro sobre el Qigong para ayudar a la gente a sanar su mente y su cuerpo. Es su objetivo esto. ¿Dónde podemos saber más sobre el libro? ¿Y dónde podemos saber más, la gente que quiera saber más sobre el maestro online, dónde puede saber más sobre él y dónde se puede conseguir el libro? Chiede dove si può trovare il libro e dove ci si può rivolgere a lei o collegare a un sito per poter vedere. Quien quiera contactar con él. O contattare con lei, maestro. Il nostro centro situato a Roma, Italia, a Roma. Il nostro sito si chiama www.Centro Cultura Shaolin Italia. Il mio nome Shi Yan Hui. Trovare il mio nome o il nostro sito si può trovare tutte le attività del nostro centro. Il suo sitio il suo contatto è www.culturashaolinitalia.it y su nombre es Shi Yan Hui. Nos aseguraremos que pondremos los enlaces a su web, los enlaces al libro, en las notas del podcast para que la gente pueda acceder. Pues, que nos aseguraremos de que todos los enlaces estén para que la gente pueda acceder. Sí, él intenterà hacer de manera che intenterà fare in modo di presentare, di attaccare tutte come si dice, tutto ciò che ha fatto in questa intervista, di fare in modo che venga a conoscenza per poter mettere le persone in contatto eventualmente col suo sito. Grazie mille, grazie dottoressa Anna Maria
Grazie Istra, Dottor Istra, sono molto contento di accettato questa intervista. Le da las gracias, muchísimas gracias y está muy feliz que aceptó esta entrevista. Por último, la última pregunta es si hay algo más que desea añadir o decir antes de cerrar. Si quiere decir algo. Sí. La ultima domanda è se vuole dire qualcos'altro, maestro. Grazie. Solo la gracia. Gracias. Te da la gracia. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bienvenidos a esto ha sido Disrupt Everything Podcast Series con el maestro Xi Yanhui, donde hemos profundizado en la cultura Shaolin, en la medicina tradicional china, en los valores, en los principios, en su vida en el templo Shaolin y en su difusión como maestro y enseñante por todo el mundo, principalmente en Italia, y su anuncio del próximo libro Shaolin Qigong. Esto ha sido Isra García en el templo Shaolin con el maestro Xi Yanhui. Grazie. Gracias, maestro. Grazie a tutti. Y también queremos dar gracias a Ana María por la traducción y también a todo el equipo que tenemos aquí de guardia, muro de contención para que no pase absolutamente nadie. Así que muchas gracias. Grazie. Che ringrazio a tutti, anche coloro che hanno fatto il muro di protezione per non far arrivare nessuno qui. Grazie a tutti. Que han sido un esfuerzo titánico. Gracias. Sì, grazie. Grazie. Sí.